Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere un network che va a racchiudere diversi giochi su blockchain che saranno disponibili sia per Android che per iOS oppure anche per Windows, ovvero per computer. All'interno di questo network per appunto troveremo diversi videogiochi, troveremo una parte in sviluppo della game finance, quindi staking, swap e due token, il token utility della piattaforma e un secondo token che è molto simile a un ETF, simile per quanto riguarda il funzionamento, ovvero un singolo token va a rappresentare un paniere di token sottostanti. Ed ora, prima di cominciare con questo video, vi invito a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale ed unendovi anche alla nostra community Telegram e attivando la campanellina. E adesso andiamo a vedere il funzionamento di Wemix Network, ovviamente dopo la sigla. Sulla pagina ufficiale di Wemix, raggiungibile all'indirizzo wemixnetwork.com. Partiamo subito dal profilo Twitter che conta più di 34.000 follower, è una compagnia nata nel 2019 con sede a Singapore ed è una videogame company. Ma sostanzialmente che cos'è nel dettaglio Wemix? Wemix è una blockchain dedicata ai videogame sia per quanto riguarda il computer sia per quanto riguarda i dispositivi mobili e fa parte del gruppo WeMade, una società cinese che vanta più di 500 milioni di utenti, incentrata inizialmente sullo sviluppo e la progettazione e la fornitura di giochi per computer che pian piano si sta evolvendo. Dalla home page potete scorrere verso il basso e vedete i Wemix Game che sono disponibili oppure i giochi che arriveranno presto. Ad esempio, cliccando sul primo gioco che ci capita, Crypto Ball Z on Wemix, si apre questa schermata dove ci dà la possibilità di andarlo a scaricare e installare a seconda della piattaforma su cui è sviluppato, quindi può capitarci che ci rimandi al Google Play, alle applicazioni di iOS oppure alla schermata di download per il PC. Come ad esempio cliccando su Mir 2M possiamo vedere la schermata che vi ho anticipato poco fa, dove si ha la possibilità di scaricarlo per dispositivi Windows, Google Play, App Store, e cliccando su Read More andiamo a vedere tutte le caratteristiche necessarie per poterlo far girare completamente e in modo fluido senza che vada a scatti sia su PC sia sui dispositivi mobili. Per poter giocare bisogna creare un account utilizzando semplicemente Google, creare un wallet e poi iniziare a giocare. Ovviamente ha un token utility, il token Wemix, che permetterà l'interazione con i giochi, l'interazione con altri utenti, la creazione di NFT e ovviamente exchange integrato. Il wallet, come abbiamo visto, è disponibile per dispositivi mobili, si può scaricare tramite Google Play Store oppure su Apple Store. Permette l'interazione tra diversi token, ha un exchange integrato, la gestione degli NFT e ovviamente la connettività con i giochi su blockchain. Tutto questo protocollo, questa blockchain si interfaccia con la chain principale, ovvero la chain di Clayton, quindi il token utility all'interno dei portafogli non custodia di questa blockchain è il token Clay. Standoci sulla parte Play, raggiungibile all'indirizzo wemixplay.com, possiamo in alto a destra connettere il nostro wallet Wemix per interagire con la piattaforma. Funziona un po' come un CoinMarketCap per quanto riguarda i token e i videogiochi che girano per l'appunto su questa blockchain. Possiamo trovare una classifica con i giochi più giocati dagli utenti, le novità e i trend in game, ma soprattutto andare a vedere i token utility dei videogiochi che sono usciti, il loro andamento, il loro prezzo, le loro oscillazioni positive o negative nelle 24 ore, l'andamento negli ultimi 7 giorni, la market cap e il volume di trading nelle ultime 24 ore. Cliccando su un token come ad esempio Hydra andiamo a vedere il suo andamento, andiamo a leggere una piccola descrizione per quanto riguarda il videogioco, il contra address, il network, possiamo andare a leggere il white paper
oppure andare a tradare Hydra. Per quanto riguarda il trade si effettua sempre tramite il wallet Wemix. Tokenomics, il token Wemix conta poco più di 1 miliardo di token come rifornimento massimo circolante. Per quanto riguarda la distribuzione, come possiamo vedere, il 74% è dato interamente all'ecosistema, 9% al team, 10% alla private sale, il 7% marketing. Per quanto riguarda l'utilizzo, il 45% alle partnership, 30% alla piattaforma, 10% alla community, 15% agli investimenti. Vi lascerò comunque in descrizione al video il link al white paper, ovviamente il white paper, light paper, tutte le informazioni necessarie per capire l'ecosistema, la tokenomics e i casi d'uso vanno letti obbligatoriamente. Quando nella parte superiore del sito abbiamo link veloci ai tokens che abbiamo visto prima, la sezione games dove vi fa vedere i giochi che sono usciti, i giochi in trend oppure i giochi che devono ancora arrivare, con la possibilità di cliccare sul gioco e pre-registrarsi per un'eventuale beta o per essere informati sull'uscita del gioco. Cliccando sul gioco di nostro interesse, per l'appunto abbiamo la pre-registrazione, gli screenshot dei video dedicati, le game info, data di uscita, la piattaforma, le lingue supportate, gli sviluppatori, il genere e tutti i link alle community dedicati per andare a reperire tutte le informazioni necessarie per capire se il gioco può essere di nostro interesse o per partecipare alla vita della community una volta scaricato il gioco, che siamo diventati degli utenti attivi. Abbiamo, come ogni ricerca che si rispetti, la possibilità di abbreviare la nostra ricerca per genere, per piattaforma e anche per lingua in game. Stake 360 si può andare a mettere a rendita a un tempo predefinito il token Wemix per andare a guadagnare gli interessi in APR, ovviamente variabili, e cliccando sul punto esclamativo si va a vedere quanti token sono in stake, quanti sono le rewards, le percentuali e anche il total reflect bonus, che è un token aggiuntivo che poi vedremo successivamente. Per quanto riguarda le altre tre categorie, lo swap, gli NFT e le aste, verranno aggiunte prossimamente, anzi è molto probabile che quando starete guardando questo video alcune di queste sezioni siano già state implementate. Tornando un attimo indietro, andando sulla pagina Reflect, andiamo a vedere che cos'è questo Reflect Token che è uscito il 15 luglio 2022. Reflect è un token sintetico che viene coniato combinando i token di gioco che fanno parte della Reflect Alliance Membership, utilizzando la fusione, riflettendo così il valore di tutta la somma dei token che sono stati combinati per andare a coniare Reflect. Facendo così è come se un utente andasse a diversificare le proprie partecipazioni, esattamente come se stesse acquistando, chiamiamolo così, un ETF, andando ad acquistare un singolo token, andando a coniare un singolo token che vada a rappresentare un paniere di token sottostanti. Il rapporto di fusione inizialmente sarà di 1 a 1, ma questo rapporto poi andrà a aumentare col passare del tempo. I token che vengono utilizzati per coniare Reflect sono detenuti nel Reflect Fusion Depot, e quando si va a ritrasferire, si va a rompere, distruggere, chiamiamolo così, il token Reflect, i vari token che sono stati utilizzati precedentemente per coniare Reflect rivengono allocati nel nostro portafoglio, meno una commissione del 5% del nostro ammontare. Non tutti i giochi che usciranno andranno nella Reflect Alliance. Per entrare a fan parte della Reflect Alliance, gli sviluppatori e il team andranno a analizzare i vari giochi sulla blockchain e andranno a analizzare questi 4 punti: la sostenibilità, la stability della tokenomics, liquidity e la trasparenza. Quindi i token dei giochi che non sono presenti nell'alleanza potrebbero non aver superato una di queste valutazioni, oppure gli sviluppatori dei giochi potrebbero non aver voluto aderire perché per l'adesione c'è comunque da pagare una cifra nei loro token. Questa cifra viene pagata e utilizzata per gli airdrop. Quindi gli sviluppatori, per vedere il proprio gioco all'interno dell'alleanza, devono superare quei 4 punti e poi voler dare una partecipazione nel loro token utile del gioco per ogni token Reflect che c'è in circolazione sotto forma di airdrop agli utenti che ne detengono. Un'altra cosa da tenere in considerazione da parte degli sviluppatori, che una volta aderito alla IMO, quindi l'Initial Membership Offering,
e entrati nell'alleanza, un token di un gioco, quindi un gioco, non ha il diritto di rimanerci in eterno, chiamiamolo così. Se durante alcuni periodi di tempo vengano a meno quei 4 punti cardine che abbiamo visto inizialmente, il gioco, quindi il token, verrà rimosso dall'alleanza. Questo, diciamo, il sunto dell'utilità della funzione del token reflect. Comunque, se andate nella pagina dedicata, potrete vedere nel dettaglio alcune funzionalità, alcune implementazioni che andranno a sviluppare anche in futuro. Vi lascerò come sempre tutti i link in descrizione per andare ad approfondire in autonomia tutto quello che concerne sull'ecosistema Wimex. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento. Come sempre spero che il video vi sia piaciuto, lo abbiate trovato utile o quantomeno interessante. Come ho fatto un'apertura, vi invito a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale, attivando la campanellina e donandovi anche alla nostra community Telegram. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per il vostro tempo e ci vediamo presto. Ciao a tutti!